Oggi vorrei presentarti la storia di un navigatore ed esploratore italiano, di cui il motivo della fama e la più grande impresa viene presentata come la scoperta dell'America. Ebbene sì, sto parlando proprio di Cristoforo Colombo. La storia lo ricorda come un eroe. Nei libri sentirai solo le sue lodi. La realtà però è un pochino diversa, perché quest'uomo non è un eroe, è un ipocrita della storia, affamato e ingannevole, che non solo è diventato il motivo della morte di milioni di persone, ma gli ha derubato i possedimenti, le terre e le case. Le sue azioni nere sono scritte nel suo stesso libro, conservato tuttora dalla storia. Qual è la realtà? Scopriamola insieme. Colombo nasce nel 1451 a Genova. Era un dipendente dell'impero spagnolo. Era un abile marinaio e guerriero. Quest'uomo ha sempre cercato di avere un ruolo, denaro e fama nella corte reale. Ciò lo ha spinto alla navigazione e scoperta di luoghi dall'altra parte del mondo. Comincia la sua scoperta raggiungendo l'isola di San Salvador nelle Bahamas. Era il periodo del 1492. Le isole sono circa 700. Oggi, solo su circa 30 isole è presente la popolazione umana. Mentre la nave di Cristoforo si avvicinava a queste isole, la sua ammirazione aumentava, guardando un nuovo mondo davanti a sé. Scendendo, i suoi occhi si concentrarono sui residenti locali, gente semplice. Vengono chiamati pelle rossa. Erano di buon cuore e buon umore, perché è proprio Colombo a scrivere che i pelle rossa li portarono uccelli colorati, briciole di pane, archi, e in cambio presero i campanelli che si attaccano alle mucche e altre cose che servono per la decorazione. Da ciò si può ricavare il fatto che i pelle rossa erano abituati al sistema del baratto, consiste nello scambio di beni con altri beni. Secondo Colombo era gente laboriosa, con corpi robusti. A prima vista non sembrava che potessero causare alcun danno, non sapevano neanche maneggiare alcun'arma. Erano persone così semplici che quando feci vedere loro la mia spada, alcuni si ferirono le mani. Ciò significa che l'uso del metallo non era ancora cominciato. Mi chiesi se potevamo farli schiavi e farci servire. Secondo i miei calcoli, noi 50 potevamo schiavizzare l'intera popolazione. Colombo scrisse tutto ciò nel proprio itinerario di viaggio, che venne presentato alla regina. L'innocenza dei pelle rossa si presentò come il loro punto più debole. Dovettero subire la crudeltà per circa 5 secoli. Dopo alcuni mesi Colombo ritorna e gli viene dato un meraviglioso benvenuto. Con alcuni beni portò anche 10 pelle rossa come schiavi. Così, l'uomo che fino a ieri era con le mani giunte davanti al re e alla regina, oggi mangiava al loro stesso tavolo. Viene riconosciuto come un ufficiale di alto grado. Consegnò un rapporto scritto alla regina nel quale affermava che i pelle rossa non erano in grado di difendersi. Se il re e la regina mi aiutano, sono in grado di raccogliere tutti i beni e schiavi richiesti. La regina diede il consenso e diede l'ordine di occuparsi di tutte le spese del viaggio. Colombo era pronto a partire. Aveva 17 navi con 1500 criminali, animali e armi. Era chiaro che stessero andando a derubare e popolare l'isola. E qui si conclude la prima parte. Se sei interessato, rimani sintonizzato e non perditi il prossimo video.